Wow, siete tanti. L'idea era di portare qualcuno nello spazio, eventualmente su Marte, ma siete troppi per fare questo viaggio fisicamente. Sì, parliamo di spazio. Parliamo di spazio con un focus su quali sono i vincoli, i limiti che abbiamo oggi, come li stiamo affrontando e come li abbiamo affrontati negli scorsi anni e cosa pensiamo di fare. A qualcuno sembrerà fantascienza, non è. Allora, cominciamo col dire che l'ambiente spaziale è un ambiente estremamente complesso e ostico. Siamo in condizioni di vuoto, temperature estreme. Per darvi un'idea, quando ci si rivolge verso il Sole la temperatura è più calda di 150 gradi centigradi, mentre se si guarda lo spazio profondo è inferiore a meno 150 gradi centigradi. Abbiamo anche un problema serio con le meteoriti e le micrometeoriti. Immaginate questi proiettili che viaggiano a 26.000 km all'ora e che ci potrebbero colpire in qualsiasi momento. Nell'orbita bassa abbiamo tanta spazzatura spaziale, l'abbiamo provocata noi e comincia a essere un problema serio. Bene, però, nonostante tutto ciò, oggi abbiamo decine di migliaia di satelliti che ci garantiscono comunicazioni efficaci e sicure, che ci garantiscono di avere un'infrastruttura di navigazione per la geolocalizzazione, che ci garantiscono di guardare la Terra con particolare attenzione sia per le previsioni meteorologiche sia per monitorare quel fenomeno che tutti conosciamo essere il climate change. Dico questo per dire che lo spazio è già nella vita di tutti i giorni di tutti noi. Lo usiamo tutti i giorni e probabilmente a volte non ne siamo consapevoli. Inoltre abbiamo un avamposto nello spazio da circa 20 anni, un po' più di 20 anni, permanentemente abitato da astronauti, dove convivono astronauti di nazionalità diversa, talvolta belligeranti, eppure lì è un luogo di pace, un luogo di lavoro, che è la Stazione Spaziale Internazionale. Bene, queste infrastrutture ci consentono di immaginare e traguardare delle missioni future. Perché? Perché per arrivare ad avere ciò che abbiamo dovuto affrontare dei problemi che fino al momento prima sembravano insormontabili. Quando parliamo di astronauti, parliamo di un sistema che ha una priorità assoluta: salvaguardare la salute degli astronauti, essere sicuri che siano nella condizione migliore. Ecco, questo ci porta spesso a dover differenziare quella che è una missione fatta con dei robot verso una missione fatta con astronauti. Allora la domanda che ci si potrebbe porre è: perché fare delle missioni con gli astronauti? Comincerò col dire che intanto è un fatto ispirazionale, cioè la missione con gli astronauti ispira le nuove generazioni, le fa avvicinare al mondo scientifico, a studiare fisica, matematica, ingegneria e quant'altro, aiuta in qualche modo a sognare e a sognare magari un mestiere futuro diverso. Probabilmente io stesso sono ancora figlio del fenomeno Apollo. Quando io ero bambino, ricorda come fosse oggi, dove ero e come guardavo gli allunaggi di Apollo 11, 12, 14 e così via. Apollo 13 fu un po' diverso. Bene, quindi questo porta in qualche modo ad avere l'entusiasmo per questa scienza, per questa materia che è lo spazio, al punto a volte da astrarsi dalla realtà. Ricordo, parliamo di una decina d'anni fa, quando studiavamo la missione su Mercurio, io e un mio carissimo collega discutevamo nella saletta dell'aeroporto di Roma e si discuteva su quale fosse la migliore strategia di volo per arrivare su Mercurio, che non è un fatto banale.
Allora cominciamo col dire, ok, partiamo dalla Terra, arriviamo su Venere, facciamo un giro intorno a Venere, poi ritorniamo sulla Terra, a quel punto sulla Terra un altro giro, prendiamo più velocità, poi arriviamo su Mercurio, no, siamo ancora troppo veloci, facciamo un giro su Mercurio, torniamo e lì c'era una divergenza, lui voleva andare su Venere, io sulla Terra. Il tutto nella saletta dell'aeroporto dove intorno a noi le persone si sono zittite. Cioè, o sono due matti, oppure stanno facendo sul serio. Bene, sentii il dovere di alzarmi e di dire, chiedo scusa, ma stiamo facendo sul serio. Stiamo progettando una missione su Mercurio. Bene, tornando al discorso astronauti, robot, è evidente che gli astronauti, oltre a questo momento di ispirazione per le generazioni future di cui c'è sempre bisogno, hanno un'altra valenza importante, cioè quello di un processo decisionale in loco. Chi di voi ha visto Martian sa perfettamente tutto quello che il protagonista fa quando è lasciato solo. Bene, non c'è missione robotica che avrebbe potuto fare quello. Fra l'altro, lo dico da persona esperta, il film è fatto molto bene perché ha la consulenza della NASA, quindi è veramente costruita bene in tutte le sue cose. Quindi, in realtà, l'astronauta che ha la capacità di gestire con un processo decisionale immediato, soprattutto in pianeti lontani come può essere Marte o eventualmente altri pianeti, è un elemento talvolta essenziale rispetto alle missioni robotiche. Il punto è che dobbiamo arrivarci. E arrivare su Marte e portare degli uomini su Marte, al di là di proclami che più o meno ogni tanto si leggono sui giornali, è una cosa particolarmente complessa. Allora, cominciamo a immaginare, proviamo ad andare su Marte, 6 mesi per arrivare su Marte. Siamo arrivati su Marte, uno potrebbe pensare, beh, sto lì una settimana e ritorno. No, perché lì ci devi stare 18 mesi, perché intanto i pianeti si sono allontanati fra di loro. E quindi devi aspettare il momento successivo per poter ripartire e tornare sulla Terra. Insomma, ve la faccio breve, un po' meno di 3 anni, una missione intera. Ora cominciamo a pensare di che cosa ho bisogno per 3 anni in un equipaggio. Ogni uomo, ogni giorno, consuma 5 kg tra cibo, aria e acqua. Se prendiamo questi 5 kg e li prendiamo su 3 anni, significa 6 tonnellate a persona. Ora, è evidente che un equipaggio non sarà un equipaggio singolo, sarà un equipaggio formato da 3 persone, 4 persone, poi qui c'è la diatriba psicologica, se mandare le coppie, se mandare astronauti sposati fra di loro, piuttosto che altro, perché ci sono degli aspetti psicologici estremamente importanti. Sta di fatto che abbiamo un problema oggettivo. Come lo dobbiamo affrontare? Certo, non possiamo mandare 30, 40, 50 tonnellate su Marte. Dobbiamo cominciare a prendere delle misure. Allora, la prima è cominciare a ridurre i consumi, cominciare a immaginare di consumare di meno sul valore complessivo. Sulla stazione spaziale, oggi, riusciamo a riciclare il 90% dei liquidi, il che significa che ogni tipo di liquido, e se qualcuno sta pensando a qualcosa sì, anche quello, viene riciclato e viene riutilizzato come acqua. Ora, piccola nota di colore, all'inizio l'acqua riciclata dalle urine veniva utilizzata per produrre ossigeno attraverso elettrolisi, ma in realtà nulla osta utilizzarla in maniera totale, incluso quella di berla. Quindi cominciamo a studiare su questa splendida macchina scientifica che è la stazione spaziale come ridurre i consumi e come riciclare al massimo l'acqua. Abbiamo il problema di come smaltire i rifiuti, perché comunque i rifiuti vanno smaltiti, non possiamo uscire da casa e c'è la differenziata e mettiamo i vari sacchettini fuori da casa. Bene, sulla stazione spaziale oggi facciamo una cosa che non è molto diversa da questa. Abbiamo dei moduli che costruiamo noi in Italia che portano su tutta la merce che serve, cibo e così via, dopodiché questo modulo viene riempito
di spazzatura a tutti gli effetti, e poi viene rindirizzato verso la Terra con un'inclinazione tale per cui si brucia. Ora, non vorrei fare dei torti a chi in questa sala è particolarmente romantico, ma talvolta fuori dai periodi canonici le stelle cadenti sono monnezza cadente. Non è importante, basta non saperlo, però può essere così, perché queste sono, stiamo parlando di 3,5 tonnellate più il modulo che rientrano sulla Terra, si bruciano e quindi lasciano una scia nel loro percorso. Ora, tornando a noi, il discorso di andare su Marte è un discorso che quindi presenta tutta una serie di complessità. Immaginate invece di andare in pianeti lontani, pianeti per esempio di altri sistemi solari. A questo punto non basta più il principio del ridurre il consumo di energia, ridurre il riciclo d'acqua e così via. Dobbiamo cominciare a pensare a delle soluzioni completamente diverse. Quali sono? La prima cosa che stiamo studiando, ovvero che stanno studiando le comunità scientifiche che hanno competenza in materia ma che noi seguiamo, è indurre negli equipaggi uno stato letargico. Non confondetelo con ibernazione, è un'altra storia. Stato letargico significa indurre attraverso dei farmaci la possibilità di rendere l'essere umano come mammiferi che sulla Terra vanno in letargo. Cosa significa questo? Significa ridurre la necessità di consumo d'aria, di consumo d'acqua, ridurre l'effetto delle radiazioni. Cosa importante, che magari qualcuno è anche interessato, ridurre l'invecchiamento. Il che significa che per le persone che sono su in questo sistema, di fatto il tempo scorre più lento in termini di consumi di energie. L'altro sistema che stiamo studiando invece si appoggia alla fisica, in particolare alla fisica relativistica. Io assumo che molti di voi abbiano visto il film Interstellar, anche abbastanza famoso. Bene, il principio fisico su cui si basa quel film, attenzione, il consulente era il professor Thorpe, premio Nobel per la fisica, è quello delle onde gravitazionali. Bene, onde gravitazionali che sono in grado di cambiare il sistema spazio-tempo delle persone che viaggiano, preciso, delle persone che viaggiano, perché quelli che rimangono a terra non cambia nulla, e quindi quelle distanze che oggi ci sembrano enormi diventano distanze estremamente più brevi. E quindi qui possiamo cominciare a immaginare un sistema in cui il genere umano possa colonizzare dei pianeti che per loro natura sono simili alla Terra. Oggi quelli che si sono trovati, che abbiamo scoperto con i nostri sistemi, sono distanti parecchi anni luce. E capite che anni luce è una cosa che con un viaggio tradizionale è se la luce ci mette 10 anni, immaginate un qualsiasi mezzo per quanto possa andare veloce. Ecco, quindi noi cosa facciamo? Mettiamo questo equipaggio all'interno di un sistema che, sfruttando le onde gravitazionali, che pure abbiamo rilevato nel 2016, c'è stata la prima vera volta in cui si è misurato l'onda gravitazionale, possiamo portare questi astronauti e questa spedizione verso dei pianeti completamente diversi e quindi immaginare anche una colonizzazione. Ora, io capisco che la parola colonizzazione possa sembrare una brutta parola, però è qualcosa con la quale dobbiamo cominciare a convivere, per due buoni motivi. Il primo è che l'universo è pieno di fenomeni catastrofici, collisioni di meteoriti con pianeti, di grandi pianeti con altri pianeti, di stelle che esplodono. Non stiamo parlando di nulla che accade nei prossimi 100-200 anni, però dobbiamo sempre guardare sul lungo. È evidente che è un qualcosa che dobbiamo prendere in considerazione. Ora, quello che mi preme dire è che noi stiamo andando avanti, continuiamo ad andare avanti, spingiamo la ricerca ad andare avanti, però, c'è un però,
Non dobbiamo dimenticare comunque che la Terra è l'astronave migliore che ad oggi sia stata immaginata. Quindi bisogna averne cura, bisogna capirlo, gli astronauti lo capiscono quando sono in volo e vedono quanto sottile è l'atmosfera che è intorno al pianeta Terra. Noi dobbiamo averne cura, intanto perché è la nostra astronave e poi perché non abbiamo un pianeta B. Grazie.